Durante il nostro viaggio da Karaman, un luogo un tempo abitato da turchi che parlavano turco ma scrivevano con alfabeto greco, verso Mersin, vicino alla città di Mut, un semplice cartello stradale ha attirato la nostra attenzione. Monastero di Alahan. Lasciamo la strada principale e iniziamo a salire lungo un percorso stretto, ripido e faticoso. Ancora oggi raggiungere questo luogo non è affatto semplice. Avanzando lentamente con il nostro camper tra curve strette e scoscese, impossibile non pensare ai pellegrini che secoli fa percorrevano questo stesso cammino a piedi. Se la salita è impegnativa perfino per noi, cosa avranno mai vissuto loro? Il monastero di Alahan si trova a circa 1200 metri sul livello del mare, sulle pendici dei Monti Tauro, in una posizione isolata e spettacolare. È considerato uno dei complessi monastici e centri di pellegrinaggio del primo periodo Roma di Oriente meglio conservati dell'Anatolia, databile al V secolo. Alahan non è soltanto un luogo di culto, è un vero e proprio manifesto teologico scolpito nella pietra, dove architettura e paesaggio e simbolismo si fondono in modo straordinario. Il complesso è costruito su una grande terrazza artificiale modellata dall'uomo sulla montagna. Davanti si apre la profonda valle scavata dal fiume Kalikadnos, oggi Göksu. Tutto intorno il paesaggio severo e maestoso dei Monti Tauro. Questa posizione non è causale. Nella tradizione cristiana tardo-antica e soprattutto nelle chiese dedicate all'ascensione di Cristo, i luoghi elevati hanno un forte valore simbolico. Avvicinano l'uomo al cielo. Il monastero comprende diverse strutture: la chiesa occidentale, la chiesa orientale, il battistero, ambienti monastici e monumentali ingressi. Tuttavia, ciò che rende Alahan davvero unico è la straordinaria qualità della decorazione scultorea. Cornici di porte, capitelli, mensole, aedicole ed elementi architettonici sono riccamente decorati con rilievi e incisioni. Vi compaiono figure animali, motivi vegetali, intrecci, forme geometriche, scene di origine biblica e creature fantastiche. Questi elementi non hanno una funzione puramente ornamentale. Ciascuno di essi possiede un preciso significato simbolico, tipico dell'arte del primo periodo cristiano. Leoni, aquile e altri animali rimandano alla forza divina, alla protezione celeste e all'idea di elevazione spirituale. I motivi vegetali evocano il paradiso, mentre gli intrecci simboleggiano l'eternità e la continuità della fede. La pietra diventa così un linguaggio capace di trasmettere concetti teologici anche a chi non sa leggere. Le figure umane mostrano chiaramente l'eredità dell'arte ellenistica e tardo-antica. Posture, drappeggi e proporzioni richiamano il mondo classico. Tuttavia questi elementi vengono rielaborati e integrati in un nuovo linguaggio visivo cristiano, creando una sintesi originale tra tradizione antica e nuova spiritualità. Attraverso queste immagini si voleva lasciare un segno profondo nella mente e nell'animo sia dei monaci che vivevano nel complesso,
sia dei pellegrini che arrivavano fin qui dopo lunghi e faticosi viaggi. Particolarmente significativa è la decorazione dei portali. Ai lati dell'ingresso sono raffigurate scene in cui una figura demoniaca dai tratti femminili viene schiacciata da un angelo. Tali immagini, nella tradizione iconografica del primo periodo cristiano, simboleggiano la sconfitta del male e del caos di fronte all'ordine divino. Il messaggio è chiaro: il male non può entrare in questo spazio sacro, protetto dalla forza celeste. Nell'area circostante Alahan doveva esistere una vita monastica intensa, simile a quella della Cappadocia, caratterizzata da comunità di asceti e monaci eremiti. Tuttavia, tra tutti questi insediamenti, Alahan emerge come il più importante e monumentale sia per la qualità architettonica sia per la ricchezza simbolica. Un ruolo centrale è svolto dalla Chiesa occidentale. Sul suo architrave occidentale è scolpita la scena dell'ascensione di Cristo. In questo contesto la collocazione è fondamentale. Cristo che ascende al cielo, rappresentato su una chiesa costruita su un alto pendio montano, acquista una forza visiva e simbolica straordinaria. Questo elemento rafforza l'ipotesi che il monastero, o almeno questa chiesa, fosse dedicato proprio al mistero dell'ascensione. Ancora oggi il monastero di Alahan colpisce profondamente chi lo visita. Non è solo un sito archeologico, è un luogo di silenzio, vento e luce, dove il tempo sembra sospeso. La sua posizione isolata, la vastità del paesaggio, la potenza delle immagini scolpite continuano a esercitare un fascino intenso, proprio come accadeva ai pellegrini bizantini. Alahan ci ricorda che la fede nel mondo tardo antico cristiano non era soltanto una pratica spirituale, ma un'esperienza vissuta con il corpo, con la fatica del cammino e con lo sguardo rivolto verso alto.